Amiche e amici di Solfatara News, ogni volta che i nostri droni iniziano a salire sopra il paesaggio grigio e fumante dei Campi Flegrei, c'è una sensazione molto particolare. Dall'alto si vede qualcosa che spesso da terra sfugge, una caldera viva, che respira, che cambia forma lentamente e che continua a liberare energia dal sottosuolo. Non è semplicemente un volo di osservazione, è uno sguardo diretto dentro uno dei sistemi vulcanici più complessi e imprevedibili d'Europa. Prima di entrare nel monitoraggio di oggi, vogliamo ricordarvi un progetto molto importante per tutta la comunità che ci segue. Abbiamo avviato una raccolta fondi su GoFundMe per installare un sismografo professionale vicino alla nostra webcam puntata sulla fumarola di Pisciarelli, che già trasmette in diretta continua sul nostro canale YouTube insieme ai tracciati in tempo reale dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Perché abbiamo deciso di fare questo passo? Perché monitorare un'area come i Campi Flegrei richiede continuità assoluta. Negli ultimi mesi è capitato più volte che alcune stazioni sismiche ufficiali andassero temporaneamente offline o mostrassero interruzioni nei dati. Anche pochi minuti senza registrazioni possono far perdere segnali molto importanti, specialmente quando si parla di microsismicità legata ai movimenti dei fluidi nel sottosuolo. Installare un nostro sismografo significa avere un occhio in più sulla caldera, uno strumento capace di registrare ogni minima vibrazione della crosta, ogni piccolo assestamento che potrebbe indicare variazioni di pressione nel sistema idrotermale. Un monitoraggio indipendente, continuo e trasparente che si affiancherà ai dati ufficiali e permetterà a tutti voi di osservare in tempo reale cosa sta succedendo sotto i Campi Flegrei. Se volete sostenere questo progetto, trovate il link della raccolta fondi nel commento fissato e nella descrizione del video. Oggi, lunedì 9 marzo 2026, siamo tornati in volo per il monitoraggio quotidiano della caldera. La situazione che abbiamo osservato oggi merita attenzione, perché nelle ultime ore qualcosa è cambiato. Dopo 3 giorni consecutivi caratterizzati da piccoli tremori continui, boati provenienti dal sottosuolo e un'evidente agitazione sui sismografi, da ieri sera l'attività sismica sembra aver rallentato. Le microscosse sono diminuite e anche il tremore registrato dagli strumenti appare meno intenso rispetto ai giorni precedenti. A prima vista qualcuno potrebbe pensare a un segnale di calma. Ma quando si osserva da vicino la fumarola di Pisciarelli, la storia che emerge è molto diversa. La nostra prima tappa, come sempre, è stata proprio l'area di Pisciarelli. Appena arrivati sopra la zona attiva con il drone, abbiamo visto immediatamente un cambiamento evidente rispetto ai giorni scorsi. Il degassamento oggi appare estremamente diffuso su tutta l'area e molto più vigoroso. La bocca principale della fumarola è in forte agitazione e continua a espellere fango e vapore con spruzzi molto potenti. Ed è qui che la situazione diventa interessante dal punto di vista scientifico. Nei 3 giorni precedenti avevamo osservato l'opposto. Una fumarola visivamente più tranquilla, ma accompagnata da sismografi estremamente agitati e da numerosi boati percepiti in tutta la zona. Oggi invece le scosse sono diminuite, ma l'attività visiva della fumarola sembra essersi intensificata. Questo comportamento spesso indica che i fluidi caldi presenti nel sottosuolo stanno trovando nuove vie di risalita. Quando gas e acqua surriscaldata si accumulano nelle fratture della crosta, la pressione può aumentare fino a spingere con forza verso la superficie. È un meccanismo tipico dei sistemi idrotermali attivi come quello dei Campi Flegrei. Durante il monitoraggio abbiamo misurato anche la temperatura della fumarola di Pisciarelli. Il valore registrato oggi è di 104,4 gradi centigradi. Come sempre vi mostriamo a schermo il grafico aggiornato con l'andamento delle temperature degli ultimi giorni, perché anche piccole variazioni possono raccontare molto sul comportamento del sistema sotterraneo. Dopo Pisciarelli ci siamo spostati all'interno del cratere della Solfatara. Anche qui le immagini riprese dal drone parlano chiaro. Tutte le fumarole presenti nel cratere mostrano oggi un degassamento molto intenso. La fumarola principale, la cosiddetta bocca grande, emette vapore in maniera potente e continua, segno evidente di una pressione ancora molto elevata nel sistema. Anche le fumarole più alte del cratere risultano particolarmente attive e il vapore appare più denso e persistente rispetto ad altri giorni. Abbiamo effettuato anche qui la misurazione della temperatura alla bocca grande
che oggi risulta essere di 183,7 gradi centigradi. Si tratta di valori leggermente inferiori rispetto ai picchi registrati nei giorni precedenti, ma comunque temperature molto alte che non mostrano alcun vero segnale di raffreddamento. E questo è un dettaglio importante. Quando le temperature restano stabilmente elevate, significa che nel sottosuolo continua ad arrivare energia termica. In altre parole, il sistema idrotermale rimane alimentato e la crosta della caldera continua a essere sottoposta a stress. Per questo motivo stiamo osservando con molta attenzione il comportamento delle fumarole. A volte sono proprio loro a raccontare in anticipo quello che sta accadendo sotto la superficie. Cambiamenti nella pressione del degassamento, nella temperatura o nella distribuzione dei vapori possono essere segnali preziosi per capire l'evoluzione della caldera. Noi, esattamente come voi, stiamo imparando giorno dopo giorno a leggere questi segnali. Confrontiamo le immagini, analizziamo i dati, osserviamo come reagiscono le fumarole durante le fasi di maggiore attività sismica e durante quelle di apparente calma. È un lavoro di osservazione continua che nel tempo può aiutarci a riconoscere schemi e comportamenti ricorrenti. Adesso sarà fondamentale osservare cosa succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Se la fumarola continuerà a mantenere questo livello di degassamento e pressione, oppure se il sistema tornerà a una fase più stabile. Ogni dettaglio sarà importante per capire come si sta muovendo la caldera dei Campi Flegrei in questa fase. Noi continueremo a monitorare tutto dall'alto, ogni giorno, con i nostri droni. Grazie davvero a tutti voi che seguite Solfatara News, che commentate, condividete e partecipate ogni giorno alle nostre osservazioni. La vostra attenzione e il vostro supporto rendono possibile questo monitoraggio continuo. Restate con noi, perché continueremo a osservare la caldera minuto dopo minuto. Qui ai Campi Flegrei la Terra non smette mai davvero di parlare. Bisogna solo imparare ad ascoltarla.